Ciao, sono Andrea Zeppieri, insegnante di basso elettrico al Bass Lab di Bologna. Adesso sto realizzando questi 3 video per parlare un pochino delle problematiche che ho riscontrato in questi anni di insegnamento e le problematiche riguardano le fondamenta, che possono essere viste come cose molto semplici, i ragazzi le vedono come cose molto semplici, ma in realtà è proprio lì su cui bisogna lavorare per ottenere dei risultati più ampi. Con questi 3 video lavorerò sul bassista contemporaneo, i primi 5 capitoli dove appunto si spinge molto su questi concetti, lavoreremo su delle figure ritmiche semplici ma importantissime, sul movimento del piede, suoneremo un duetto per capire come incastrarci con un altro strumento, perché quando si suona da soli è un conto, quando si suona in due è sempre più difficile. E suoneremo una linea di basso, sì, parleremo anche un po' degli stili, in questo caso suoneremo una linea rock, blues rock, ma sempre avendo chiari questi concetti che, come ho detto, sembrano semplici ma vengono spesso trascurati. Una volta però che riusciamo a impadronirci, dopo saranno più chiari tanti altri concetti. In questo video vorrei parlare della mano sinistra, dell'impostazione della mano sinistra, quindi un problema che vedo sempre è che si tenta di mettere le dita un po' come vengono. In realtà c'è un sistema preciso per mettere le dita, cioè ogni dito un tasto, e adesso suoneremo la scala di La maggiore, dico La maggiore perché sono 3 diesis, ma ne parleremo poi, a pagina 39, l'esercizio B, lezione 5. La scala di La maggiore che suoneremo è comunque in primo capotasto. Il bassista contemporaneo utilizza questo sistema dei capotasti, quindi ora noi siamo in questa porzione della tastiera, poi nei capitoli successivi, nelle lezioni successive si andrà sempre avanti fino ad arrivare al 12°. Suono la scala di La maggiore partendo da La e poi la stenderò a tutte le altre note. Adesso posso pensare di estenderla come nello schema appunto a pagina 39 su tutte le altre corde, sempre rispettando la diteggiatura. Su questa scala si possono anche creare altri tipi di esercizi, quindi oltre a suonarla come abbiamo fatto in modo lineare, possiamo ad esempio fare dei salti di terza, quindi partendo sempre dal Mi. L'importante è sempre avere un tocco preciso e la mano bella aperta, senza sforzare, senza spingere troppo. Tra le altre scale che appunto troviamo all'interno del bassista contemporaneo, nella lezione 4, pagina 36, c'è quella di Si bemolle maggiore, sono 2 bemolli. Abbiamo sempre il nostro grafico che ci guida oltre alla scala trascritta con la diteggiatura. In questo caso l'ho estesa a tutte le corde, ma potevo benissimo partire dal Si bemolle e suonare un'ottava.
primo capotasto. Posso fare anche in questo caso salti di terza. Alterno sempre con la mano destra e rispetto la diteggiatura, quindi per ogni dito un tasto. Posso giocare appunto stando dentro questo schema, posso giocare, posso creare melodie molto semplici anche, ma posso comunque già inventarmi qualcosa di mio. Con questi concetti molto semplici, quindi suonando melodie, in questo caso di Si bemolle, nella scala di Si bemolle maggiore, quindi stando dentro questo schema io posso divertirmi, andare avanti per ore e alla fine posso già cominciare appunto a sganciarmi dal suonare quella che è la normale scala e pensare a melodie mie, insomma, e metterle all'interno di un contesto, quindi si può anche chiamare improvvisazione.